vedere se si sente così. Un attimo che... Per vedere se si sente così. Come non è ancora arrivata? Ci sarà adesso, no? Ce la fai? sto cercando. Si sente l'audio, Antonio? Antonino? Perfetto, grazie mille. Ok, Asia, mi devi fare solo un ultimo favore. Mi devi prendere il caricabatterie del tablet, attaccarlo lì sotto e farlo passare qua in alto. Grazie. Qualche modo ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Qualche modo ce l'abbiamo fatta. Santo tablet. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Attacco solo il caricabatterie del tablet, che col tablet funziona. Meno male che ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Arrivo, Scusatemi veramente tantissimo per questo disguido. Mia figlia mi ha detto: papà, sei proprio un boomer, nel senso che sono vecchio e non sono capace di fare queste cose, ma in realtà la colpa non è stata mia, ma la colpa è stata probabilmente del PC. E quindi, vabbè, adesso siamo qua, ci siamo, e spero che continuate a sentire la mia voce. Ok, perfetto, ti dirò. Molto meglio, è nitido, beh, ok, perfetto, grazie Silvio, mi fa piacere. Va bene, l'importante è avercela fatta, mi scuso ancora con tutti, abbiamo cominciato con 20 minuti di ritardo, l'importante è cominciare. Da dove voglio cominciare? Voglio cominciare dicendo che abbiamo la fortuna, dal mio punto di vista, correggetemi, intervenite pure sulla chat che mi fa piacere leggere quello che pensate. Intanto abbiamo una grande fortuna, quella di lavorare, secondo me, con uno dei rapaci più polifunzionali e poliutilizzabili che il regno animale ci poteva donare. Io è da pochissimo tempo che vivo la Poiana di Harris, sono solo 4 anni, però questo animale, io ho sempre lavorato con gli animali per tantissimi anni, soprattutto con i cani. Però devo dire che aver scoperto le capacità di questo animale mi hanno letteralmente cambiato il mio stile di vita, e adesso il mio stile di vita è Harris Hawk. Sono malato, come probabilmente tanti di voi, sono proprio malato, però credo veramente che la Poiana di Harris meriti assolutamente di essere più valorizzata, nel senso che, ripeto, da pochi anni che io la vivo la Poiana di Harris, sicuramente ci sono collegate questa sera persone che la vivono da molti più anni, però quello che sia io che Chicco, che intanto ve lo presento per chi non lo conoscesse, abbiamo subito notato che comunque sì, ci sono tante persone che hanno la Poiana di Harris, non c'è un qualcosa che coinvolgeva tutti. È venuta l'idea dell'Harris Contest. Adesso non so se tutti sanno cosa sia l'Harris Contest o cosa non sia, ma comunque diciamo un evento di falconeria di caccia, però che abbiamo creato. Io abbiamo già fatto 2 edizioni, nella prima edizione il giudice di questa manifestazione è stato Silvio Zanco, che tra l'altro saluto tantissimo e gli dobbiamo augurare tutti una buona guarigione, perché purtroppo è in ospedale e credo che la sera sia anche un'occasione per fargli un po' compagnia. E quindi abbiamo creato, diciamo, l'Harris Contest per cercare di tirar fuori da casa le persone che hanno l'Harris e portarle un pochino a caccia, farle divertire un po' con il proprio animale. Un po' ci siamo riusciti, un po' no, nel senso che ci aspettavamo sicuramente dei numeri diversi, ma non importa.
Ci sono tante novità per il prossimo anno, Covid permettendo, perché anche quest'anno siamo riusciti a fare la seconda edizione, ma non abbiamo potuto fare l'altra perché avremmo voluto fare 2 eventi quest'anno, cioè quest'anno, il 2021, ma non ce l'abbiamo fatta. Silenzio il telefono perché c'è qualcuno che mi manda i vocali e quindi abbiamo deciso di non farli perché era troppo un problema cercare di organizzare un evento con il Covid, ecco, diciamo così. E quindi non abbiamo fatto il evento del 2021. Ma detto questo, nel 2022 ci saranno tante novità che io e Chicco stiamo mettendo in pista, non solo a livello di Harris Contest, ma anche altri tipi di manifestazioni, sempre ovviamente inerenti alla caccia con l'Harris. E poi stiamo allestendo un campo volo, ma non vi dico niente perché mi piace dire le cose quando sono fatte e quando si potranno fare. Siamo in ballo adesso a costruire un po' di cose, a fare un po' di autorizzazioni. Non è semplice, però vediamo anche da qui cosa nascerà. Potrebbe nascere veramente un bel posto, non dovrei dirlo, ma potrebbe nascere veramente un bel luogo dove chiunque può venire ad allenare tutto l'anno la propria poiana. Indipendentemente da non caccia, però, non caccia, ma allenamento, preparazione fatta con delle attrezzature, insomma, non vi annuncio più di tanto perché non so ancora se si riuscirà a farlo. Quindi questo incontro di stasera voleva essere innanzitutto conoscitivo, ma soprattutto la mia intenzione, se siete d'accordo, sarebbe quella di fare una live al mese e però fissare un argomento, perché fare le live e parlare a caso di qualsiasi cosa porta a poco. E quindi stasera insieme a voi mi piaceva adesso, in questo momento, che ognuno di voi scrivesse magari un argomento del quale gli farebbe piacere sentir parlare, che ne so, l'alimentazione, la preparazione fisica, la fase dell'ammassimento, l'addestramento, bracciali, geti, cosa fare della muta, insomma, ditemi magari qualche argomento che vi può essere di interesse, lo scriviamo e le prossime live saranno ovviamente a monotematica, quindi sarà dedicata a quell'argomento che noi decidiamo. Quindi se qualcuno ha qualche idea da scrivere in chat adesso, la scriva e così riusciamo come dire, a programmare le prossime live. Detto questo, nel frattempo che cominciate a scrivere qualcosa e ci pensate su, volevo farvi una domanda e vedere un attimo quali sono un po' le vostre risposte, una sorta di provocazione. Volevo sapere da voi qual è l'obiettivo, cioè il vostro obiettivo con la vostra poiana o con le vostre poiane, qual è, ma soprattutto quale deve essere secondo voi l'obiettivo di un buon falconiere, cioè a cosa deve ambire un falconiere con il proprio animale? Scrivetemelo adesso. Cosa deve essere? Parto dall'attrezzatura e vai avanti ogni live una cosa. Ok, quindi attrezzatura, giusto. Attrezzatura, ma è riferito a che cosa? Cioè nel senso, nell'attrezzatura ci metti la vogliera, i bracciali, il guanto, tutte queste cose qua, diciamo, per uno che deve cominciare, insomma, credo che tu ti intenda, Silvio, no? Quindi l'attrezzatura l'abbiamo messa. E la provocazione che volevo fare intanto che arrivano altri argomenti era questa qua. Qual è l'obiettivo dal vostro punto di vista? Cioè quale deve essere o quale dovrebbe essere o quale potrebbe essere l'obiettivo che deve avere un falconiere? Se fai una carrellata, poi chi vuole
ti chiede in live di approfondire. Nel periodo della muta l'allenamento si può continuare e che alimentazione dare? Anche questo potrebbe essere un argomento, diciamo, che trattiamo, quindi muta e alimentazione, me lo scrivo. Grazie Ferdinando. Ferdinando, vero? Sì. Muta e alimentazione, sì, sicuramente l'alimentazione durante la muta è diversa dall'alimentazione in volo e almeno per quello che faccio io. Sicuramente l'alimentazione che do in estate è diversa da quella che do in inverno e sicuramente cambia anche in base al tipo di attività che devono fare. Se devono fare bird control, se devono andare a caccia. Ok, però adesso mi dovete rispondere a questa mia provocazione qua. Qual è l'obiettivo che un falconiere deve avere col proprio Harris? Perché io parlo solo di Poiana di Harris perché è l'unico rapace che conosco e con cui ci volo, con cui ci caccio e con cui ci lavoro. Non mi permetto di parlare di nient'altro perché io parlo solo di ciò che almeno credo di conoscere, ecco, diciamo così. Sicuramente non mi metto a parlare di alto volo dove assolutamente non so assolutamente nulla, ma sto bene con la Poiana di Harris, mai dire mai nella vita, però sto bene con la Poiana di Harris. Vabbè, nessuno mi dice qual è l'obiettivo o quale dovrebbe essere l'obiettivo di un falconiere. Vi dico qual è quello secondo me. Partiamo da un presupposto che quello che io dico non è che per forza sia la cosa giusta, è assolutamente valutabile e vagliabile quello che dico, ma semplicemente quello che dico è la condivisione delle esperienze che io ho avuto con i miei Harris e nient'altro. Comunque il mio obiettivo è sempre stato questo, di mettere in condizioni i miei Harris di essere in condizioni quindi psichiche, fisiche e capacità venatorie alla stregua degli animali che sono in natura. Il mio obiettivo è sempre stato quello, cioè cercare di dare le stesse possibilità e le stesse capacità ai miei Harris rispetto agli Harris che vivono e crescono naturalmente in natura nei loro habitat che sicuramente sono diversi dai nostri. Però il mio obiettivo è sempre stato quello. Per fare quello sicuramente ci vuole tempo, bisogna dedicargli tempo perché un animale in natura vola sempre, caccia quando serve, caccia quando ha l'occasione, caccia quando ha fame e quindi decisamente tutto cambia. Però il mio obiettivo è sempre stato quello. Certo, per arrivare a quell'obiettivo ci vuole un fattore determinante che è il tempo, perché comunque il segreto di Pulcinella è che più i vostri Harris fanno esperienza, più volano e più cacciano e più sbagliano e più imparano e quindi diventeranno sicuramente molto bravi a caccia. Voi pensate che in natura il giovane quando esce dal nido comincia a seguire i genitori, comincia a seguire perché l'Eris, lo sappiamo, è un animale sociale e quindi comincia a seguire i genitori, quindi seguendo i genitori cosa fa? Vede cosa fanno i genitori e quindi un po' copia il comportamento per mimesi e in più lui ci prova, vola, si muscola, fa esperienza e quindi dal mio punto di vista un buon obiettivo potrebbe essere quello. Ripeto, bisogna dedicare tempo, per esempio io i miei Harris, Chicco lo sa benissimo, volano tutti i santi giorni. Lasciamo stare il periodo della muta ovviamente, però parlo nella stagione venatoria o prima della stagione venatoria, in preparazione alla stagione venatoria. Io comincio con il risveglio muscolare, ovviamente partiamo dal fatto che hanno finito la muta e quindi comincio con quello che io chiamo risveglio muscolare per poi fargli fare degli allenamenti di un certo tipo e poi cominciare, diciamo, a portarli a caccia. Però volano tutti i giorni. Poi ho anche la fortuna che io e Chicco ci lavoriamo con i nostri poiani, quindi facciamo bird control, quindi bene o male se non volano perché vanno a caccia o non volano perché fanno allenamento, volano perché fanno bird control. Anche se vi posso garantire che il bird control non è che sia un grande allenamento perché non è che si facciano diciamo grandi cose,
però è come una persona che si deve preparare per fare una maratona di New York e c'è la persona che va a correre tutti i giorni, c'è quello che non può andare a correre tutti i giorni perché lavora e va a correre solo sabato e la domenica. È ovvio che il giorno della maratona, quello che ha corso tutti i giorni, ha avuto tempo di correre tutti i giorni, sarà sicuramente fisicamente più preparato di quello che corre solo il sabato e la domenica. Questo è ovvio, no? E quindi, perché tante persone, veramente sono contento di questo, ho molte persone che mi scrivono magari su Messenger in privato chiedendomi delle cose, è da lì che è nata l'idea di fare questa live qua, per parlare un po' di tutto quello che le persone mi chiedono e che io nel limite del possibile del tempo anche ho sempre risposto a tutti. E tante persone mi dicono: "Oh, perché cosa dici di questo integratore, cosa dici di quell'altro integratore, ma tu che integratore usi?" Sono sincero, io non uso, non sono contro gli integratori, assolutamente, non li conosco neanche sinceramente, però non sono assolutamente contro l'utilizzo degli integratori, però vi dico, i miei Eris non ho mai dato un integratore, cioè, forse un anno gli ho dato un integratore per la muta, il primo anno forse che avevo solo Wallace, ma poi sono sincero non ho più usato neanche quello, ma comunque integratori diciamo per migliorare le performance sportive così non ne uso. E vi dirò una cosa, probabilmente se dovessi usarli migliorerebbero anche, però una cosa che dobbiamo sapere, che può sembrare ovvia ma magari non lo è per tutti, se non sono preparato fisicamente e non sono allenato e non vado a correre, o nel caso della Poiana di Eris non la porto a volare, non la faccio cacciare, non gli faccio fare gli esercizi, posso dargli tutti gli integratori che volete, ma alla fine non è che l'integratore da solo faccia grandi cose, salvo gli anabolizzanti, però vabbè, ok, quello è un altro discorso. Però sappiamo benissimo che chi corre i 100 metri prenderà sicuramente gli integratori, ma si fa un culo così ad allenarsi, perché altrimenti l'integratore da solo non lo fa. Che fa sicuramente una buona preparazione fisica è il movimento giusto, fatto bene, l'alimentazione, perché noi siamo quello che mangiamo e loro anche, e quindi anche l'alimentazione credo che sia veramente fondamentale. E quindi il segreto di Pulcinella per avere degli Harris, scusate, che non è un falco, smettiamola di dire falco, che mi cazziano sempre, giustamente, e quindi dobbiamo farli volare, dobbiamo farli cacciare, dobbiamo farli allenare con la traino, con il logoro, le verticali, portarli fuori. Quello è il segreto di Pulcinella. Poi mi rendo conto che non tutti hanno la mia fortuna di poterlo fare tutti i giorni, diciamo così, sicuramente. Un'altra cosa che spesso mi viene detta, chiesta, è che mi dicono: ma i tuoi Harris urlano, ma fanno casino? La mia risposta è: gli adulti no, il giovane sì, io non ho nessun problema a dirlo. Adesso io ho Connor, che è un giovane, e urla dalla mattina alla sera. Urla dalla mattina alla sera. Adesso già molto meno rispetto a prima, però quando mi vede mi chiama, punto e fine. E tante persone mi dicono: ma è vero che gli imprintati non urlano? No, questo non lo so, perché io imprintati non ho mai avuti e probabilmente non ne avrò, però so di persone che hanno l'imprintato e forse urla ancora di più. Però anche il parentale urla, anche il parentale. E ci sono delle persone che: ma tu cosa fai per non farli urlare? Non è che si possa fare più di tanto, perché comunque cioè lui urla. Tante persone mi dicono: ma perché hai sbagliato? Mi dicevano anni fa: hai sbagliato perché hai fatto in modo che lui ti associasse al cibo. La vedo anche difficile fare in modo che il giovane non mi associa al cibo, perché comunque in qualche modo il cibo glielo dovrò portare, anche quando ce l'ho in ammansimento, cioè come glielo do il cibo? Col drone, in modo che non mi veda? Cioè non è così semplice non farsi associare al fatto che sei tu colui che gli porta il cibo, non è così semplice.
La mia soluzione è che il primo anno di vita, più o meno il primo anno, urlano e poi smettono. E quindi il primo anno porto pazienza e so che poi smetteranno. Sì, certo, è ovvio che se una persona abita in una villetta a schiera e c'ha la voliera nel giardino e questo urla dalla mattina alla sera, capisco che possa diventare un problema. Bisogna pensarci prima dal mio punto di vista, però vabbè, è così. E, sì, ho anche un paio d'anni fa vissuto un fatto veramente increscioso, che adesso sorrido, ma all'epoca non c'era molto da sorridere. Non avevo il canale YouTube né niente, però questa persona mi aveva scritto un messaggio in privato dicendomi che non ce la faceva più perché lei risurlava dalla mattina alla sera e che però aveva trovato una soluzione. E questa soluzione, tra l'altro, non era neanche un ragazzino, questo era una persona anche di una certa età, aveva trovato la soluzione era che gli aveva messo, voi non ci crederete, ma gli aveva messo il nastro isolante, lo scotch comunque intorno al becco per farlo star zitto. E questo povero animale stava tutto il giorno con il nastro isolante o lo scotch intorno al becco per non farlo urlare. La mia risposta è stata: faccio finta che non mi hai detto niente perché sennò, vabbè, lasciamo fare. E poi ovviamente mi ha promesso che non li avrebbe più metto, però poi alla fine la gente, ragazzi, fa quel cazzo che fa. E quindi purtroppo è così. Ne sento veramente di tutti i colori, ma vabbè, non importa. Io sto ancora aspettando i vostri argomenti, attrezzature, poi vai avanti, va bene. Poi la muta e l'alimentazione. Argomenti che vi possono interessare, cioè come magari io preparo fisicamente i miei Harris, non so, la preparazione fisica vi può interessare? Ok che ci vuole tempo, ma io potrei anche, non so, parlarvi un po' di quello che io faccio, di quello che non faccio, se è un argomento che può, diciamo, interessarvi. Anche la fase dell'ammansimento, perché sì, ho messo dei video dove facevo vedere quello che faccio col giovane, però ovviamente nel video non è che ci sia tutto quello che io faccio, perché è impossibile far vedere tutto quello che magari una persona può fare o può non fare. E poi negli anni sicuramente l'esperienza aumenta e quindi sicuramente le tecniche cambiano. Il mio modo di addestrare i cani, per esempio, alle varie discipline cinofile, rispetto a 20 anni fa, oggi è totalmente cambiato. E anche io vi posso dire che dal primo Harris, che è stato Wallace, di 4 anni fa, sono già passati 4 anni, a Connor, che è l'ultimo che ho preso l'anno scorso, sia il metodo di ammansimento sia il metodo di addestramento, chiamiamolo così, è stato totalmente diverso. Tant'è che oggi Wallace, che è il primo Harris, mi fa pagare gli errori che ho fatto durante l'ammansimento e durante l'addestramento, perché è molto bravo, per carità, però ha degli atteggiamenti, ha diciamo dei vizi, dei difetti che io oggi, che ho un po' più di esperienza, mi rendo conto che sono frutto degli errori che ho fatto inizialmente, cosa che non ho fatto con il mio secondo Harris, che purtroppo oggi non ho più perché si era ammalato, aveva una forma diciamo di malassorbimento all'intestino e dopo poco se n'è andato, però con lui per esempio quegli errori non li avevo fatti e non li ho più fatti neanche con la femmina, che è stata la terza che è arrivata, e devo dire che con Connor, che è il mio giovane di adesso, sono veramente, ma veramente molto soddisfatto, perché tutte quelle piccole cagate, errori che io facevo, con lui non li ho più fatti. E effettivamente ci è voluto un po' più di tempo, però ha pagato, perché effettivamente devo dire proprio Connor è proprio sia nel birth control, sia nella caccia, sia nella gestione a casa, sia in qualsiasi cosa, è proprio veramente
come io volevo che fosse, diciamo, un R. Ce ne sono voluti 4, ma è normale, un po' di esperienza ci vuole sempre, un po' di esperienza ci vuole sempre. Io vorrei un pochino più partecipi, ragazzi, qualche messaggino in più, qualche idea in più. Io vado avanti ancora a parlare di quello che ci piacerebbe mettere in piedi quest'anno, cioè nel 2022. Ci piacerebbe sicuramente rifare sicuramente verrà fatto un Harris Contest con il Fagiano, esattamente come abbiamo fatto nelle precedenti due versioni, diciamo così. Però poi ci piacerebbe fare un altro evento, però non più sul Fagiano, perché altrimenti dopo un po' stufa, cioè stufa nel senso che dopo un po' è sempre la stessa cosa, bisogna variare un po'. E quindi io e Chicco abbiamo pensato di fare un evento, ovviamente quali sono gli errori che si fanno? Grazie Vito, io ti posso dire adesso, finisco un attimo questo ragionamento qua sugli eventi dell'Harris Contest, e poi chi c'è che mi chiama e poi ti rispondo più che volentieri. E quindi vorremmo fare, dicevo, un altro evento, due in un anno, che però non sarà più sul Fagiano, ma sarà un evento sempre di simulazione di caccia, quindi non ci sarà una preda vera, ma faremo una simulazione di caccia sul coniglio, e quindi vedremo un po' anche questo tipo di evento diverso, ok, senza preda, perché intanto per cambiare un pochino le modalità, non sempre il Fagiano, ma per cercare anche di coinvolgere quelle persone, perché so che ci sono diverse persone che hanno la poena di Harris, che però non cacciano, non so se per motivi etici o per scelte di qualsiasi motivo sia, non importa, è giusto che ognuno faccia le sue scelte e che ognuno faccia quello che vuole fare e quello che ritiene che lui debba fare. Ovviamente ci mancherebbe, io sono il primo a rispettare le scelte di tutti, ci mancherebbe altro. E quindi facendo questo tipo di evento senza la preda vera, probabilmente si potrebbe coinvolgere anche delle persone che non cacciano per mille motivi, tutti giusti e tutti sbagliati, dipende dai punti di vista, però ognuno è libero di fare come meglio crede. Rispondo, e poi ci piacerebbe magari il prossimo anno fare 2 eventi così, separati. L'anno dopo però ci piacerebbe magari fare un evento, magari sabato e domenica. Si potrebbe fare il sabato l'Harris Contest sul Fagiano, come già facciamo. La domenica quest'altro tipo di caccia, simulazione di caccia, e ovviamente si andrà a premiare i primi 3 classificati del sabato sul Fagiano, i primi 3 classificati della simulazione di caccia, che non vi dico altro perché è una figata totale, della simulazione di caccia della domenica, si premieranno i primi 3 e poi verranno premiati i migliori 3 della combinata, quindi quelli che sono andati meglio sia il sabato che la domenica, in modo che riusciamo anche a premiare più persone, distribuire più premi a tutti, accontentare, far felici sicuramente molte più persone. Adesso rispondo, non voglio stufarvi con questa menata dell'Harris Contest, anche se io ci tengo molto. Poi è possibile riparare? Aspetta, andiamo con calma, che adesso vi siete attivati. Allora, quali sono gli errori che si fanno? Gli errori che si fanno sono tantissimi, delle volte non ci se ne accorge nemmeno di aver fatto tanti errori. Però è possibile riparare questi errori connessi all'ammansimento anche quando l'esemplare è adulto. Beh, allora, gli errori nell'ammansimento, è difficile fare errori nell'ammansimento. Oddio, si possono anche fare, però è difficile. Secondo me gli errori più grossi vengono fatti nella prima fase dell'addestramento, quelli sono
gli errori che secondo me bisognerebbe evitare, e se gli errori che io faccio durante le prime fasi dell'addestramento con il giovane li vado avanti a ripetere perché comunque sono comportamenti, cioè l'errore cos'è? È un comportamento che io adotto per ottenere una risposta dal rapace, però io magari lo faccio ma non so che è un errore e quindi vado avanti a farlo, vado avanti a compiere questo atteggiamento qua e quindi per l'Harris quello diventa un comportamento naturale da fare. Quando io faccio quell'azione lui fa quello. Quando magari mi accorgo, perché dopo un paio d'anni mi accorgo, perché me la fa pagare poi, mi accorgo che avevo sbagliato a fare qualcosa, non è così semplice poi andare a togliere, diciamo, quel vizio, quell'atteggiamento che io ho dato a quella poi Anna di Harris, magari l'ho fatto per 2 anni o 3. Non è impossibile, ma sicuramente è più facile non darlo che toglierlo il vizio, sicuramente. Puoi dare degli esempi sugli errori nell'ammansimento? Ok, ho già risposto. Ti capita quando sei in vogliera e sono sopra? Non ho capito. Cioè quando sono in vogliera mi passa sopra e mi urla? No, non mi è mai capitato che un mio Harris mi andasse sopra e mi urlasse. Cioè, mi chiamano se passo, magari se mi vedono, sì, ma quando entro in vogliera non mi è mai successo, sinceramente. Un bel argomento può essere l'obbedienza, dice l'amico Chicco. L'obbedienza può essere un bel argomento, assolutamente. Più che obbedienza però la chiamerei in un altro modo. Cosa dici, socio? Vabbè, intanto mi segno obbedienza, poi mi verrà a mente il termine adatto, diciamo così. Ma c'era una domanda prima che ho visto. Dov'è? Ah, eccolo qua, eccoli qua. Facci degli esempi. Giovannino mi chiede di fare degli esempi. Ah no, poi non ho visto questi, ragazzi. Il chiamare del parentale non è l'urlare dell'imprintato, quello ti ammazza i timpani, esatto, sì. Non lo so perché non ho mai avuto l'onore di sentirlo un imprintato. Se alimenti bene l'integratore può non servire o meglio fa poco, se alimenti con pollo, tacchino e pulcini, cosa che non andrebbe fatta, ancora meglio dargli perché avranno sicuro, ok. Non li avevo visti questi commenti. Andare a caccia, giusto Silvio, sempre. Come, quando e perché gli integratori, io ragazzi sugli integratori non vi so aiutare, perché come ho detto prima non li uso. Non li uso e quindi non li conosco. Li ho dati il primo anno per la muta e poi non li ho più fatti. Non li ho più usati, quindi non sono assolutamente un esperto di integratori e quindi purtroppo in questo argomento non vi posso aiutare. Puoi dare degli esempi sugli errori nell'ammansimento? L'ho già detto. Ti capita quando sei in vogliera? L'ho già risposto. Se sovrappeso ti urla contro il povero territorio, dipende da come urla e come si atteggia. Esatto. Risposte comportamentali in base agli stimoli proposti, ok, che quella sarebbe la definizione giusta che volevo mettere e non obbedienza. Perfetto, quella sì che è una cosa molto ma molto interessante perché la risposta ai comportamenti in base agli stimoli proposti è una cosa che io e Chicco utilizziamo molto, ma perché veniamo dai cani, quindi veniamo dal clicker training e veniamo da una serie di dottrine di insegnamento cinofile abbastanza moderne che difficilmente vengono applicate alla falconeria. Però abbiamo visto che applicate sull'Harris funzionano benissimo, perché l'Harris è un animale sociale e quindi sicuramente è un animale molto, ma molto intelligente. Non che gli altri rapaci non lo siano, ma l'Harris essendo un animale sociale, proprio perché vive in branco, sicuramente la socialità
porta la mente di un animale ad essere sì più complessa, ma anche più predisposta, diciamo, a, tra virgolette, chiamiamola, all'intelligenza. E le risposte comportamentali in questi proposti è una cosa veramente molto interessante che adesso mi segno subito, perché questo è un argomento dove dobbiamo, cioè si potrebbe anche perderci 6 ore a parlare di questa cosa qui. Qual è l'alimentazione corretta per un animale che fa attività quasi tutti i giorni? L'alimentazione corretta, intanto, l'alimentazione corretta è quella più varia possibile. È quella più varia possibile. Io per esempio i miei Harris mangiano i pulcini per forza, c'è tanta gente che i pulcini non gli piacciono, non gli piace dare i pulcini ai propri Harris, però cioè, se fai bear control 6 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, quelli li devo dare. Poi comunque io faccio sempre fare, anche quando sono sotto lavoro, che lavorano tanto in bear control, comunque una volta alla settimana a turno fanno sempre gozzo pieno con un altro tipo di alimento. Però diciamo che il segreto è nella variabilità, quindi magari io posso dare un giorno, gli do 3, che sia maschio o femmina, indipendentemente, magari un giorno do il pulcino, un giorno do la quaglia, un giorno do il coniglio, un giorno do il topo, io non li do perché io non ce la faccio, non perché ami i topi, anzi, però è una cosa che mi fa schifo, non mi piace averli in freezer, mi fa senso, quindi io utilizzo molto il pulcino di pollo, il pulcino di quaglia, la quaglia, il coniglio sicuramente, do anche le teste perché così con la testa mangiano poco, però soprattutto quando sono in muta può essere anche uno svago, perché ci mettono un sacco di tempo per togliere i pezzettini di carne dalle ossa. E piccione lo do, ovviamente non piccioni che prendo in giro, ma li compro per evitare che abbiano qualche patologia facilmente trasmissibile ai nostri Harris. E quindi secondo me nell'alimentazione il segreto è la variabilità. Poi sicuramente è un argomento delicato questo qua dell'alimentazione, però sicuramente dobbiamo tenere a mente anche da dove vengono i nostri animali, no? Scusate se fumo una sigaretta, ma dobbiamo tenere anche a mente da dove vengono, cioè non da dove li abbiamo comprati, ma da dove vengono come evoluzione. Cioè questi qua sono animali che alla fine dei conti si sono evoluti mangiando cosa? Mangiando rettili, perché comunque non è che tutti i giorni nel deserto o comunque in quegli ambienti riesci a prendere un coniglio o riesci a prendere una pernice o riesci a prendere tutta quella buona roba lì. E quindi probabilmente è un animale che si è evoluto mangiando lucertole, piccoli serpenti, insetti, perché le locuste comunque le mangiano. Di la verità, io d'estate quando entrano in voliera, che mi capita a volte che una locusta mi entra in voliera, loro se la mangiano, ma io la lascio anche mangiare. E quindi sono animali alla fine che si sono evoluti anche con delle diete povere, se vogliamo pensarci, no? Però molto variabile, perché comunque un giorno il coniglio, un giorno la cavalletta, un giorno la lucertola, un giorno... E quindi il segreto secondo me è nel rispettare un po' anche questo tipo di variabilità. Poi ovviamente, come dicevo prima, non devo soltanto fare in modo che il mio Harris è inverno, fa freddo, deve essere alto di peso. Non è sufficiente dal mio modesto punto di vista che sia alto di peso, perché d'inverno avrò l'attenzione sicuramente siccome che devo andarci a caccia, ma devo farci lavoro, però devo anche tenerlo in forma fisicamente, devo fare in modo di non, esatto, in natura anche le carogne, a voglia, non è che non si butta via niente, no? E quindi magari d'inverno non è che perché fa freddo devo dargli da mangiare di più per forza o tenerlo più alto di peso, certo, poi di conseguenza sarà anche più alto di peso, però quello che io faccio è che in inverno tenderò a dare magari dei cibi un attimino più grassi
perché comunque con il freddo, se lui mi fa un po' di accumulo di grasso, magari non mi aumenta tantissimo il peso come massa, però ha del grasso che lui può bruciare nel momento in cui ha bisogno di zuccheri. Mentre invece nella stagione estiva magari preferisco dare un pochino più il coniglio, piuttosto che magari appesantirlo con una quaglia tutti i giorni. Faccio un po' così, ecco. Poi non è che uno si inventa chissà quali cose, ecco, diciamo così. Il pulcino è sempre molto meglio del pollo o il tacchino, fa fare belle borre e per quanto cibo povero è molto bilanciato. È vero, questo è verissimo, perché comunque i pulcini che noi diamo sono pulcini che hanno un giorno, no? E infatti quando poi voi quando lo pulite, se glielo date vuoto, o il vostro Harris quando lo mangia, quando apre il pulcino cosa esce? Esce il tuorlo, perché il tuorlo è il nutrimento nei primi 2 o 3 giorni di vita del pulcino. E quindi se voi ci pensate, dall'uovo nasce la vita, e quindi per nascere la vita dall'uovo, non solo dalla gallina, ma di qualsiasi uovo, vuol dire che nell'uovo c'è tutto ciò che serve per, come dire, per creare la vita. E quindi se c'è tutto quello che serve per creare la vita, vuol dire che è un alimento sicuramente completo. Poi certo, adesso non è che posso mangiare una frittata tutti i giorni, perché poi dopo ovviamente ma è un altro discorso quello. Infatti quando dicono il falco dei morti non è un'offesa, ma proprio perché mangia carogna. Beh certo, sì. Nessuno in natura si fa scappare l'occasione di mangiare a gratis, anche se c'è una carogna. Un giorno, vi faccio un esempio, un giorno ero andato in questa azienda a fare il birth control, il proprietario si era messo ovviamente stufo di questi piccioni, non noi assolutamente, ma il proprietario stufo di questi piccioni qua si era messo un po' a chiuderli dentro in una stanza e poi entrava e li ammazzava. E quindi aveva lì un po' di piccioni e mi ha detto: oh, ti regalo un po' di piccioni da dare alla tua Harris. Io ovviamente quei piccioni li ho presi, ma non li ho dati al mio Harris perché non sapevo quando erano morti, di cosa erano morti, non sapevo niente. E allora arrivato a casa c'erano questi 5-6 piccioni nel sacchetto, sono andato nel campo vicino a casa mia e li ho buttati lì, E niente, c'è stata questa poiana vicino a sta cascina abbandonata, che anche questa cascina è foderata di piccioni. Cosa è successo? Una poiana comune, vedendoli, uno al giorno se li ha mangiati tutti. Io vedevo le spiumate, uno al giorno se li ha mangiati tutti. Cosa è successo? Che andando giù tutti i giorni a mangiare il piccione nel campo, i piccioni che erano in questa cascina abbandonata, vedendosi la poiana lì tutti i giorni che mangiava un piccione, una settimana io lì, qua vicino a casa mia, non ci ho più visto un piccione, ma io è da quando abito che ci vedo i piccioni lì. È bastato che questa poiana andasse giù a mangiare le carogne dei piccioni che avevo messo lì io, piccioni spariti, cioè praticamente questa gli ha fatto birth control gratuitamente alla cascina, gli ha fatto birth control gratis. Qualche altro argomento che vi può venire in mente da trattare? Che Chico ne ha detto uno bello, che tra l'altro devo finire di scrivere perché poi dopo non me lo ricordo io, non se lo ricorda più neanche lui, che era risposte comportamentali in base comportamento, ok, adesso l'abbiamo scritto per bene, che poi tradotto risposte comportamentali in base agli stimoli proposti. Allora, se voi ci pensate, ritorniamo al nostro giovane Harris che è nato in natura e vive con i genitori. Cosa succede? Lui va a caccia con i genitori prendono la preda, quindi è stato un successo. Se i genitori non prendono, è stato un insuccesso. E quindi in natura le varie tattiche venatorie di catture sulle prede
si sviluppano in modo naturale, si sviluppano per successi e per insuccessi. E quindi la poiana di Harris, che è un animale estremamente intelligente, cosa farà? I comportamenti che in natura lui ha fatto e sono stati positivi perché hanno portato ad una cattura, lì se ha portato a una cattura quel comportamento lo ripete, quella sequenza tecnica di caccia venatoria, quella sequenza la ripeterà sicuramente. Se andrà avanti a dare buoni frutti, andrà avanti a ripeterla. Se invece non darà più nessun buon frutto, probabilmente smetterà di farla, anche se una volta è stata premiata, perché probabilmente è stata premiata ma ha avuto fortuna, quindi non è la scelta giusta. Però se funziona andrà avanti a farla. Se invece la scelta non porta mai a niente, lui probabilmente quel comportamento, ma questo naturalmente, in natura, lui non lo ripeterà più. E quindi cosa succede? Che io nel momento di preparazione alla caccia della mio Harris devo proprio andare a fare questo, quello che Chicco ha appena detto, le risposte comportamentali in base agli stimoli. E quello è molto importante, perché se io, riferendosi anche agli errori che possiamo fare praticamente nell'addestramento della nostra poiana, l'errore più grosso che noi possiamo fare è proprio questo qua, quello di premiare quelli che ci possono sembrare i comportamenti corretti, ma in realtà non lo sono. Faccio un piccolo esempio, che è una cosa che parecchie persone mi hanno scritto. Un ragazzo mi ha chiamato e mi dice un po' di tempo che ho la mia poiana di Harris, ma un bel po' di tempo, però non mi segue ancora, vado fuori, la metto in pianta, io mi allontano e lei sta in pianta. E non c'è niente da fare, non mi segue. Alla mia domanda, che è stata molto semplice la mia domanda, gli ho detto: quando non ti segue tu cosa fai? E cosa faccio? Torno da lei. E quando torni da lei cosa fai? Metto la carne sul guanto e la chiamo. E scende, sì, arriva subito. E poi cosa fai? Poi la rimetto in pianta e mi allontano, ma lei non mi segue. Allora io torno e la chiamo in pianta. L'errore di questo ragazzo qua, l'errore è della persona, ovviamente, non è l'Harris. Perché l'Harris sta facendo esattamente quello che il suo falconiere gli sta condizionando. Dal suo punto di vista l'Harris non sta sbagliando. Io sto qua, lui si allontana, poi torna e mi premia. Quindi l'errore dell'Harris dove sta? Da nessuna parte. Quindi capite che è molto facile sbagliare, no? Anche perché poi ci sarà anche l'ansia. Magari lo liberi per la prima volta o per la seconda, comunque non hai ancora tutta questa confidenza qua, lo liberi sulla pianta, ti allontani, quello rimane là, non ti segue, magari ti viene un po' l'ansia e torni indietro, chiama il pugno. Infatti anch'io sta cazzata col mio primo Harris. Più tornavo più lui stava là. E quindi la mia domanda è: chi addestra chi? In quel caso era l'Harris che addestrava il falconiere, nel senso che con il suo comportamento modificava il comportamento del falconiere, perché poi quando hanno esperienza, quello era un comportamento di un giovane che ormai aveva fissato la fotografia nella sua testa: sto qua e vengono a premiarmi. Ma con l'adulto, quello che vi dicevo prima, che se ho lavorato bene col mio Harris lo scopro quando avrà 3 anni, anche 4, e io è lì che ho capito gli errori che avevo fatto con Wallace, ve le fa pagare tutte, perché sviluppano una modalità molto più complessa, perché loro provano a fare dei comportamenti diversi da quelli che magari hanno sempre fatto, per vedere cosa succede, ma non tanto per vedere cosa succede. Loro provano a cambiare comportamento e vedere quel comportamento cosa va. Siccome che li abbiamo stimolati e a comportamento risponde risorsa, loro cosa fanno? Provano a cambiare. E quindi cosa può succedere? Può succedere che o in bird control o a caccia, a un certo punto il mio Harris, che è mezz'ora che camminiamo non troviamo niente, dalla pianta piglia e si allontani da me, ma non perché ha visto qualcosa. Parte e si allontana, cosa faccio? D'istinto lo chiamo, torna indietro, mi rimetto a camminare, mi segue per un po', poi a un certo punto si allontana e se ne va. Cosa faccio? Lo chiamo e lui torna.
non sto sbagliando più di tanto perché comunque non lo premio, sarebbe peggio se poi lo chiamo e lo premio, però lui ha capito una cosa dall'alto della sua esperienza, che quando si allontana da me io lo chiamo e quindi gli do attenzione e se mi dà adesso attenzione prima o poi magari mi premierà anche. E quindi sviluppano una serie di comportamenti che non sono facili da gestire se non si ha l'idea di cosa sia il condizionamento operante. Questa parola che sembra così complicata, ma la parola non è complicata, è mettere in pratica il condizionamento operante, che è molto difficile, perché il condizionamento operante è soggetto a 3500 variabili, perché io sto in condizionamento operante, la parola è abbastanza chiara, condiziono intanto che opero, cioè intanto che mi muovo, intanto che faccio qualcosa. Quindi intanto che l'animale fa qualcosa, io lo condiziono come? Non dicendogli quello che deve fare, quello che non deve fare, perché nel caso di un rapace non è possibile, nel caso del cane sarebbe possibile, ma non sarebbe più condizionamento operante, chiamiamolo anche metodo naturale di addestramento, chiamiamolo come vogliamo, però io devo andare a fissare dei comportamenti in modo che diventano dei comportamenti acquisiti e non dei comportamenti indotti, perché se ti chiamo e vieni al pugno è un comportamento indotto, non è un comportamento acquisito. E insieme al condizionamento operante, al comportamento acquisito, bisogna attaccarci gli insegnamenti per successi e gli insegnamenti per insuccessi, e a tutto questo bisogna legare insieme la lettura dell'animale, che è la cosa più difficile, perché noi quando siamo con la nostra Pollyanna di Harris razionalizziamo da persone umane, ma invece sbagliamo, perché noi dobbiamo metterci nella testa della nostra Pollyanna, che magari è su una pianta in alto 4 metri, e dovremmo cercare di sforzarci di vedere le cose come le vede lui e di capire cosa sta per fare in modo che vada a condizionare il comportamento corretto e non quello sbagliato. Tutto questo detto qua è molto semplice, sulla carta è molto semplice, in realtà poi farlo è molto difficile, è molto ma molto difficile. Ci si riesce se si ha la lettura dell'animale è fondamentale, cioè capire cosa sta per fare e anticipare i suoi comportamenti per premiare quelli corretti e quindi per modellare quelli giusti. So che in falconeria queste terminologie, queste parole suonano stonate, nel senso che la falconeria giustamente è fatta di metodi tradizionali ed di azioni tradizionali che si fanno per ottenere un determinato obiettivo. Però vi posso garantire che nel frattempo il lavoro con gli animali, la stimolazione con gli animali negli anni è cambiata, molto cambiata, si è molto modernizzata. E quindi vi posso dire che l'applicazione di queste, come dire, di queste azioni ai rapaci, sia a me che a Chicco, ha portato veramente, veramente dei grandi risultati. Che ora abbiamo fatto, ragazzi? Sono le 22:15. Vi faccio un piccolo esempio. Nel birth control, per esempio, è vietato, non possiamo noi fare in modo che la nostra poiana o quello che sia prenda il piccione, perché il piccione non si può uccidere, e non si può catturare e non si può avvelenare. Però se io ho una Pollyanna di Harris che va vicino al piccione e non lo insidia, il piccione si abitua anche alla Pollyanna di Harris e quindi non servirà a niente il lavoro che io sto facendo. Quindi la cosa ideale qual è? Insegnare alla Pollyanna di Harris ad attaccare il piccione, cioè attaccare il piccione lo fa in modo naturale, dovrebbe almeno, non tutti lo fanno, però dovrebbe farlo. Però cosa succede? Che devo fare in modo che la Pollyanna di Harris
vada ad attaccare, ad insidiare il piccione in modo serio, ma senza arrivare alla conclusione però. Cioè, devo impedire che la mia poena di Harris finalizzi la cattura, nel caso del piccione. Perché comunque il piccione è patrimonio indisponibile dello Stato. Come tutti gli animali, se non avete la licenza di caccia per esempio, ma anche, cioè, faccio un esempio, se un fagiano viene nel vostro giardino di casa, voi non è che potete prenderlo e ucciderlo, ma non potete, perché è di proprietà dello Stato la selvaggina, anche se è venuta in casa vostra, non è vostra, e quindi non la potete prelevare. E a parte che il giardino di casa vostra non è una zona di caccia, ma se per paradosso voi avete il famoso fondo chiuso, voi avete un fondo chiuso che cos'è? Come posso essere io? Io ho un campo di 10.000 metri totalmente recintato, quello è un fondo chiuso, ma a parte che è all'interno di una zona dove non si può cacciare, ma se anche fosse all'interno di una zona dove si può cacciare, non si può. E quindi la selvaggina è patrimonio indisponibile dello Stato. Quindi per paradosso, se voi prendete un fagiano e non avete la licenza di caccia o non siete nel posto giusto o la caccia è chiusa, venite denunciati per furto allo Stato. Adesso c'è questa cosa qua. Vabbè, ma torniamo al nostro piccione. Quindi il piccione non lo può prendere, però lo deve allontanare. E allora io e anche Chicco, cosa abbiamo fatto? Abbiamo insegnato ai nostri Harris che il piccione non è una preda che tu devi prendere, ma è un target sul quale tu devi andare per poi essere premiato. Però non solo che devi andare, nel senso non è che devi volare verso il piccione, lo devi insediare, lo devi attaccare, lo devi inseguire e mentre lo insegui, se io fischio, tu smetti l'inseguimento e torni indietro. E questa cosa si fa e la fanno tranquillamente. Qualcuno potrebbe dire, però è controproducente perché dopo se ci vai a caccia, lui cosa fa? Insegue il fagiano e poi torna indietro e non finalizza? No, assolutamente, perché il target di quella cosa è il piccione, non il fagiano, non il coniglio, non la lepre, non la mini lepre, non la pernice, ma solo ed esclusivamente il piccione. Tant'è che vi posso garantire che uscirà tra poco il video che abbiamo fatto dell'ultima fagianata che abbiamo fatto in riserva, una fagianata di allenamento, per salutare la stagione venatoria, e vi posso garantire che nessuno dei miei Harris o quelli di Chicco si è tirato indietro dal finalizzare la cattura del fagiano, assolutamente no, anzi vi dirò di più, se anche io, Connor diciamo, che è quello più condizionato, cioè che è quello condizionato meglio su questa cosa dell'inseguire il piccione ma non finalizzare, se parte il fagiano e lui fa l'inseguimento io posso fischiare e chiamare finché voglio ma non torna indietro, ma assolutamente. E tutto questo è stato possibile grazie al condizionamento operante, è stato possibile grazie a tutte queste tecniche che io ho acquisito grazie a Chicco, perché Chicco le faceva con i cani molto, ma molto prima di me, e devo dire, da Chicco ho imparato veramente, ma veramente tanto, però devo dire che queste tecniche qua funzionano tantissimo, soprattutto nel bird control, ti levano un sacco di problemi, perché se sei in una piazza e prendi il piccione e viene giù a terra, già è buona se viene giù a terra, però se se lo mangia sul tetto è un problema, se viene giù a terra e se lo mangia magari in mezzo alla gente o la gente vede col piccione tra le zampe, poi c'è un problema, perché comunque non tutti la pensiamo allo stesso modo, no? Diciamo così, anche se il piccione non è un panda e non è in via di estinzione, però poi la legge lo vieta e quindi ci sono delle persone che potrebbero anche prenderla a male, una cosa del genere. E comunque poi anche per te falconiere che sai fare quel lavoro è una menata la cattura del piccione, come sono una menata i nidi, perché ci sono, soprattutto nella stagione riproduttiva dei piccioni che è già cominciata, il problema sono anche i nidi, i piccoli nel nido, perché se l'Eris li vede e comincia ad andarci una volta, ci va la terza, la quarta, ti ha rovinato il falco, il nido, perché comunque probabilmente la prossima volta invece che inseguire il piccione andrà a cercare i nidi, perché ovviamente è molto più semplice
prendere il pulcino nel nido piuttosto che inseguire un piccione, e quindi diventa difficile. Però ecco, se volete, anzi sicuramente parleremo più approfonditamente di questo argomento qua, anche se mi rendo conto della difficoltà di parlare di condizionamento operante. Perché è difficile? Perché io potrei farvi veramente 1500 esempi di condizionamento operante e dirvi: tu per ottenere quella cosa devi fare così, 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 così col condizionamento operante. Il problema qual è? Che intanto che tu fai quella cosa pensando che il rapace ti possa proporre un comportamento, invece magari te ne propone un altro, e tu devi sapere cosa devi fare quando ti propone quell'altro comportamento. E quindi la difficoltà di questo metodo è che bisogna proprio acquisirlo, questo metodo qua, perché la difficoltà sta proprio nell'applicarlo e nell'accettare le variabili che l'animale ti può proporre. Comunque adesso basta condizionamento operante perché diventa una palla, e vediamo un attimo se ho saltato qualche commento. Sicuramente stasera abbiamo imparato che le dirette bisogna farle col tablet, sicuramente. No, non ho saltato nessuno. Ok, allora io direi che sarebbe mia intenzione farne una al mese, non di più, perché poi se no è come il burro, no? Poi stucca, e quindi io ne farei una al mese, e potremmo magari cominciare, come ha suggerito l'amico Silvio, dall'attrezzatura, cioè cosa serve l'ABC, ok? L'ABC, cioè cosa serve quando prendete una Poiana di Harris, o cosa dovete avere prima magari di prenderla, o anche magari cosa dovete sapere prima di prenderla, perché anche lì sono tante persone che hanno già la Poiana di Harris e mi scrivono chiedendomi cosa devono dargli da mangiare. Ecco, magari quello mi posso informare un po' prima, cosa devo dargli da mangiare. Una ragazza un po' di tempo fa non aveva un Harris, ma mi ha mandato un messaggio lo stesso, aveva un notturno, adesso non mi ricordo neanche cosa, portato a casa, l'ha messo nella gabbietta mi manda la foto, nella gabbietta sul trasportino del cane, con la segatura, e mi fa: secondo te va bene questa sistemazione qua? Io ho detto: non so, vedi tu. Ma cosa che devo dargli da mangiare? Non so, gli ho detto: dagli 5 euro, che tu gli ho detto: fai una cosa, apri la gabbia, gli metti lì 5 euro, lui va a prendersi quello che vuole. E cioè, non ci siamo molto. Magari in una prossima puntata, dice Vito, differenze nella gestione maschio e femmina. Sì. Allora, a livello di gestione non c'è molta differenza, ma a livello di addestramento e a livello di, come dire, non mi viene la parola, di atteggiamenti, e per insegnargli determinate cose è veramente, io ho trovato una differenza incredibile tra il maschio e la femmina. La femmina l'ho trovata un attimino più dura di testa, poi parlo della mia esperienza personale, poi invece sicuramente ci sarà qualcuno che mi dirà: no, io invece con la femmina è stata una passeggiata e ho fatto fatica con i maschi, cioè, sicuramente sarà così. Però io devo dire, ho fatto non tanto a livello di gestione, perché è sempre stata bravissima proprio, ma anzi super brava, fin dall'inizio si poteva fare qualsiasi cosa, non si è mai ribellata, non ha mai attaccato niente. Però come è entrato il medico, perso gli ultimi 20 minuti? Ti sei perso la parte più importante ti sei perso, ma era un medico o era un'infermiera? Perché per aver perso 20 minuti mi piace di più pensare che era un'infermiera. Scherzi a parte, ti sei perso tutta la parte sul condizionamento operante, ma che comunque ci faremo una puntata, perché è una cosa, come dire, abbastanza tosta. Se a qualcuno interessa, scrivetemi se vi interessa approfondire un attimo cos'è il condizionamento operante. Intanto mi faccio un appunto.
Infermiere per cambiare la prima, ok, vabbè. Infermiere uomo, ah ok, vabbè, ok, ci crediamo, ci crediamo. E scusami, stavo rispondendo, sì, Vito, faremo anche differenze nella gestione tra maschio e femmina, ma più che gestione, perché ti ho detto che la gestione più o meno è la stessa, cambia poco, comunque gestione e addestramento, oh, scusate, devo scrivere, sennò poi l'Alzheimer, differenze maschio e femmina, perfetto, e femmina. Adesso io non so se c'è una difficoltà nella chat. Ferdinando Cusimano, sì, cosa Ferdinando? Ah, che ti può interessare ovviamente parlare del condizionamento operante. Mi fa piacere, è un po' una palla, però cioè, è più bello che fatto vedere dal vivo. Però non è che possiamo farvi vedere tutto, no, scherzo. No, comunque ecco, sarebbe molto più interessante farlo vedere proprio magari con un video in cosa consiste, perché ci sono tanti modi di farlo. Infatti l'altro giorno eravamo a fare Bear Control io e Chicco e a un certo punto mi dice, oh però socio, qua c'era da fare il video perché adesso qua abbiamo fatto proprio, era un bellissimo video per il condizionamento operante, però vabbè, stai lavorando, non ci pensi al video. E così. Comunque, ecco, una cosa la devo dire, questo canale YouTube, scusa, come primo rapace sarebbe bene pre cosa? Prendere una poena di Harris. Allora, il mio primo rapace è stata una poena di Harris, ma non perché mi hanno detto che era il più facile o robe varie, semplicemente perché prendo una poena comune, ho molta esperienza con una poena comune. Allora, quello che so è che dicono che la poena comune è veramente decoccio. Ci sono poche persone che la utilizzano in falconeria, almeno so che ci sono poche persone che utilizzano la poena comune in falconeria e mi è stato detto, ripeto, non da esperienza personale perché non ce l'ho mai avuta, mi è stato detto che la poena comune è un po' decoccio, cioè un po' proprio un po' difficile non da ammansire, ma è difficile un po' da addestrare e condizionarla, diciamo, in modo che sia un po' duttile, ecco, ma questo mi hanno detto, perché piaceva tantissimo anche a me, non per prenderla, perché sinceramente non ci ho mai pensato, però questo è quello che mi è stato detto, che è un po' dura di comprendormi, diciamo così, un po' più ostica da addestrare. Però hai molta esperienza con i volatili, dici, quindi Francesca, quindi se hai molta esperienza con i volatili, io credo che sia un'esperienza che tu possa fare sicuramente. Anzi, se lo fai, poi fammi sapere se è veramente come mi dicono o in realtà non è così. Poi anche lì, secondo me, queste cose che vengono dette dipendono molto anche dall'esemplare che ti è capitato, perché ti può capitare anche un Harris che macigni un po' di testa, no? Non lo so, a me non è mai capitato, però credo possa anche succedere. Ne approfitto perché io avevo capito se la domanda era come primo rapace se sarebbe bene la poena di Harris, non lo so, nel senso che io non ho scelto la poena di Harris perché era facile o difficile, perché non avevo neanche l'idea di cosa fosse, sono sincero, ma semplicemente è stato Chicco che mi ha attaccato questa malattia perché lui ha preso il Duncan e io l'ho seguito per 6 o 7 mesi e ovviamente lui mi diceva dai prendila anche te, che così dopo ci divertiamo insieme, io non ero tanto dell'idea e invece devo dire la verità, ringrazierò Chicco per sempre, anche per altre cose, ma anche per questa della poena di Harris, perché se non fosse stato per lui probabilmente non l'avrei mai presa.
E da lì è diventata una malattia. È diventata una malattia a tutti gli effetti. Ho molti pappagalli, gazze e tortore, tutti ben addestrati per farti capire meglio. Ah, ok, esperto di volatili, nel senso tanti volatili. E rapaci invece, quali rapaci hai? Scrivimelo in chat, che rapaci hai? Perché tra un pappagallo, una gazza, una tortora e una poiana comune, se lo saprai sicuramente, ma c'è una bella differenza nella preparazione e nell'addestramento. Comunque, direi che come primo incontro è andato male, nel senso che siamo collegati, ci siamo collegati un po' tardi per colpa di questo cavolo di microfono, però adesso abbiamo visto che la chat col tablet funziona benissimo e quindi direi che possiamo anche le prossime farle così. Un'altra cosa che mi piacerebbe fare è che non sia un matematico, che c'è solo Mirko che si fa vedere e parla, ma magari con l'utilizzo di un'altra applicazione che prima mi ha detto mia figlia, adesso non mi ricordo già più, Twitch mi sembra, penserò di invitare in video anche qualche ospite, mi piacerebbe magari coinvolgere un veterinario esperto di rapaci che ho qua vicino, che potrebbe collegarsi anche lui in videoconferenza, in modo che possiamo fare anche la serata, diciamo, di domande e richieste al veterinario. Lui è veramente bravo, è molto competente. E poi magari qualche vecchia guardia della Poiana di Harris che ha cominciato in Italia con la Poiana di Harris anni e anni fa, ne conosco qualcuno, e che probabilmente si adopererebbero anche, anzi sicuramente, uno sicuramente, per venire a parlare della Poiana di Harris, che sarebbe molto interessante perché mia figlia, non dire il nome dell'app o YouTube ti potrebbe bannare. Accidenti ragazzi, non ci ho proprio pensato. Comunque va bene, non diciamolo più il nome perché altrimenti mi bannano, e comunque magari le faremo con quella. E quindi fare anche delle serate, diciamo, con degli ospiti, con delle persone che possono dare anche loro, sicuramente anche più di me, come dire, il loro contributo. Allora, io avrei concluso. Se c'è qualche domanda che possiamo rispondere ancora, fatemi qualche domanda, in modo che o la mettiamo per i prossimi argomenti, la domanda che mi fate, o se è magari una domanda abbastanza, come dire, semplice, anche se di semplice nella falconeria c'è poco, perché a volte è anche una cosa che magari per tanti può sembrare scontata, per una persona, per un'altra persona invece potrebbe anche non esserlo. Al pappagallo non ne ho idea perché non mi occupo di pappagalli, quindi non ho mai avuto un pappagallo in vita mia, tranne quello che ho nella cassetta dei ferri degli attrezzi. Quindi non saprei dirti. Qui parliamo di Poiana di Harris e non di parrocchetti, pappagalli. Ci saranno sicuramente dei gruppi specializzati in quello. Dopo la prima muta potrebbe essere necessario riprendere l'addestramento, sicuramente. Al termine della muta, se la muta viene fatta fare libero in voliera, per esempio io faccio così, la fanno libera in voliera, non li lego, sicuramente al termine della muta, che dura 4, 5 mesi, 6, quello che è, dipende anche un po' dall'animale, sicuramente più che l'addestramento dovrò rifare l'ammassimento, perché sicuramente un po' l'ammassimento l'avrà perso, se era parentale, se era un imprintato è un altro discorso. Però sicuramente la fase dell'ammassimento andrà rifatta e di conseguenza anche una ripassata dell'addestramento. Però poi i fondamenti che io gli ho insegnato da piccolo, da giovane, se l'ho fatto bene, quelli rimangono
dentro nel cassetto della sua testa per sempre, e quindi dopo la muta devo soltanto aprire il cassetto e basta. In periodo di muta quindi è bene non farli volare. Scusate se nel primo anno, non ti devi scusare, non ti devi assolutamente scusare, è una domanda più che lecita. Allora, ci sono diversi modi per far fare la muta alle nostre poene di Harris. Allora, in natura, cioè, potete anche rispondervi da soli, nel senso che comunque a me piace far usare un pochino, mi piace usare la testa, no? Tante volte una cosa non la so, però uso la testa e dico, ok, in natura come la fanno la muta? Cioè non è che in natura smettono di andare a caccia, se smettono di andare a caccia non mangiano più. Quindi tutti i rapaci la muta la fanno in natura, la fanno in modo naturale, quindi la fanno volando, non possono smettere. Detto questo, io faccio fare la muta comunque, allora sicuramente al giovane, cioè giovane per me è la prima muta che deve fare. Il giovane sicuramente lo fermo e lo metto in voliera libero, non lo lego, ma gli faccio fare tutta la muta bello tranquillo, senza stress, con l'alimentazione giusta, senza rompimenti di scatole, quindi viene al pugno, non venire al pugno, no. Io la prima muta al giovane gliela faccio fare super tranquilla. Poi, per necessità anche lavorative, devo essere sincero, ho fatto fare la muta anche in volo. Perché per necessità lavorative non potevo fermare tutti gli Harris e quindi qualcuno doveva lavorare e qualcuno ha fatto la muta anche in volo. Devo essere sincero, non ho trovato nessuna differenza. Ovviamente anche facendo la muta in volo cercavo comunque di alimentarlo bene per il periodo che lui doveva sostenere, perché comunque il periodo della muta è un periodo molto delicato a livello di difese immunitarie che sicuramente si abbassano perché la muta è un fattore stressante. Però devo dire la verità, sia facendola fare in voliera, sia facendogliela fare in volo, non ho trovato né benefici né problemi, cioè in entrambe le situazioni, sinceramente non ho trovato nessun problema. In periodo di muta, quindi è bene non farli volare, scusate, sono le prime armi, ok, dopo la prima muta dovrebbe essere insieme. Io consiglio di tenerli in voliera o al blocco, esatto, cioè ognuno credo che possa decidere di come far fare la propria muta al proprio Harris. I miei la fanno liberi in voliera, oppure in volo, e ripeto, per necessità lavorative, non per scelta. Ripeto, non ho trovato grandi differenze sia nelle qualità, nelle nuove penne, delle nuove piume, non ho trovato grandi differenze. Però in natura, facendola in volo e sotto stress per caccia eccetera, non fanno sempre mute complete. In falconiera si cerca sempre di farla completa, questo è vero. Infatti l'unica cosa che ho notato è che quando ho fatto fare la muta Wallace in volo è durata una vita, la muta è durata una vita. Poi le penne erano bellissime lo stesso, però la muta è durata veramente tantissimo, cioè tipo che i miei cominciano molto presto. Per dirti, Merida stamattina ha perso altre 3 piume, ma qualche giorno fa aveva già perso anche una timoniera, quindi hanno già cominciato. E mi ricordo un anno Wallace ha cominciato la muta primi di marzo e fine settembre non l'aveva ancora finita. Quindi ecco, adesso che mi ha fatto riflettere, probabilmente la lungaggine, cioè prolungano il periodo di muta. Io ti parlo della poena comune perché mi piace tantissimo il suo tipo di volo, il comportamento, l'aspetto fisico e magari ogni tanto a caccia. Bene, sicuramente sì. Il volo e la caccia non sono uno stress. Beh, dipende. Il volo magari può anche non esserlo, dipende però anche lì. Dipende cosa intendiamo per stress, se abbiamo chiaro bene in testa cosa sia lo stress. Perché a volte noi
attribuiamo la parola stress a un qualcosa di negativo e quindi siamo stressati perché è arrivata la bolletta della corrente, per fare un esempio, ma credetemi che vi darebbe stress anche vincere 5 milioni di euro, nonostante sia una cosa positiva. Quindi quando parliamo di stress, a mio modesto parere, quando parliamo di stress non dobbiamo per forza pensare a qualcosa di negativo. Anche il volo può essere stressante se sono in muta, perché se mi mancano 2 timoniere e 2 remiganti per ala, pertanto che io possa essere bilanciato nel volo, ma sicuramente non sono performante come lo sono quando le ho tutte. E quindi in questo senso potrebbe essere stressante il volo in muta. La caccia invece è sicuramente stressante per l'animale, ma non quando è in muta, sempre. Anche qua però non devo vederla come una cosa negativa, perché è stressante perché l'animale comunque è in tensione, perché è alla ricerca di un animale, è in tensione perché cerca di collaborare con te, è in tensione perché comunque deve sviluppare una certa tecnica per poterlo prendere e la tensione porta stress. Ma ripeto, non devo vedere la parola stress come una cosa negativa. Non sempre lo stress è da attribuire a cose negative, assolutamente. Io la caccia non sono uno stress, vabbè, sì, lo può essere e non lo può essere. Bene, io credo che abbiamo risposto a un po' tutte, diciamo, le domande, diciamo, di questa sera. Io, se voi siete d'accordo, vediamo se c'è ancora qualcosa. Sì, anche da me ce ne sono tante. In natura sono uno stress perché sono un consumo di energia obbligato a cui farebbero a meno potendo. Infatti se non serve non volano. Sbagliare una preda poi peggio ancora. Esatto, in poche parole è quello che stavo in altri termini dicendo, che comunque seppur cacciare per la poiana sia bello, perché è sicuramente bello, però è stressante. È come giocare a tennis. Io gioco a tennis, è bello giocare a tennis, ma quando faccio la partita anche contro un mio amico, comunque è stressante, perché comunque vuoi vincere. Non ce n'è di storia, a nessuno piace perdere, no? E tantomeno se perdere vuol dire morire di fame. E quindi sono pienamente d'accordo nel dire che la caccia è un fattore di stress per l'animale, pur che sia una cosa meravigliosa, perché l'animale, attenzione, una poiana che caccia è una poiana felice. Assolutamente, su quello non vi è dubbio, perché io vi posso garantire che quando i miei Harris prendono un animale hanno un atteggiamento diverso da quando prendono il logoro o da quando prendono la traina, perché comunque la preda viva tra le zampe, il cuore della preda che pulsa e soprattutto quando la mangiano, il sangue caldo, gli dà un'adrenalina veramente incredibile, tremano. Cioè, io delle volte mi è capitato di vedere i miei Harris che tremavano, sembrava che gli venisse la crisi epilettica, quanto tremano proprio quando hanno la preda lì così che cominciano a mangiarsela. Però è stress, assolutamente, anche quello lo è. Bene, io direi che stasera possiamo chiuderla, anche perché abbiamo fatto 1 ora e 23 di diretta. Sicuramente questo video, adesso andrò a cancellare tutti gli altri che ci sono di prova, mentre invece questo lo lasciamo nelle live registrate, perché va come video registrato e quindi rimarrà a disposizione di tutte le persone che lo vorranno vedere e via discorrendo. Quindi io, se siete d'accordo, vi do la buonanotte e se a te non dà fastidio, se la prenderò ti dirò di più sulla mia poiana comune. Assolutamente non mi dà nessun fastidio, e tienimi aggiornato sugli avvenimenti della poiana comune. Mi raccomando però, prenderla dall'allevatore, non prenderla dal nido. Sto scherzando, sicuramente non lo farai mai. E quindi, se siete d'accordo, io programmerò la prossima live dove parleremo di attrezzatura o di muta e alimentazione. Secondo me potremmo fare anche muta e alimentazione, visto che il periodo si avvicina, e poi faremo una live sulle risposte del comportamento e condizionamento operante, quello che dicevo prima, quello che Silvio si è perso perché
è arrivata l'infermiera e gestione addestramento e differenze tra maschio e femmina che era stato proposto. Poi sicuramente se mi viene in mente altro potete scrivermelo tranquillamente quando volete. Auguro a tutti una buona notte e ci vediamo sicuramente al prossimo appuntamento. Ciao ciao e grazie a tutti per essere stati qua con noi. Ciao e buona serata, anzi buonanotte. Ciao Silvio, domani riguarda. Ciao ciao.